ricevette una specie di salvacondotto che gli assicurava il libero passaggio fra i carabinieri che battevano ogni zona della Sicilia. Tornò a Palermo con gli stessi mezzi usati all'andata. La sera del 4 luglio, ormai deciso a farla finita con Giuliano, partì in automobile alla volta di Castelvetrano, in provincia di Trapani. Guidò egli stesso la macchina. A fianco gli stava un solo carabiniere. In tasca il bandito aveva una pistola mitragliatrice, calibro 9, con un caricatore pieno di 15 proiettili, di cui uno in canna. Una delle tante armi da guerra che a quel tempo circolavano in Sicilia. Aveva l'identico esatto calibro dei mitra usati dai carabinieri. Arrivò a Castelvetrano poco prima della mezzanotte. Sapeva che Giuliano si trovava in casa dell'avvocato Gregorio De Maria. Turiddu non vi stava permanentemente. Faceva la spola fra Monreale e Castelvetrano. Qui aveva una specie di base, in una delle molte camere in casa De Maria. Secondo gli accordi intervenuti, un certo numero di carabinieri stava ad aspettare Pisciotta. C'era fra gli altri il capitano Antonio Perenze. Verso mezzanotte la casa di Maria venne circondata silenziosamente. Un po' di rumore, tuttavia, fu fatto. Lo udirono certi garzoni del forno Lobello, che stavano a prendere una boccata d'aria nella notte afosa. Furono rimandati dentro la bottega da un carabiniere che li redarguì. Anche altri abitanti dei dintorni udirono un po' di trambusto. Era la mezzanotte e mezza quando Pisciotta bussò alla porta di casa De Maria. Venne ad aprire l'avvocato, lo fece passare. Sapeva che solo il luogotenente poteva avvicinare senza destar sospetti il re di Montelepre. Pisciotta salì alla camera di Giuliano, bussò cautamente, fece udire la propria voce. Turiddu tirò il chiavistello che assicurava la porta. Fece entrare il cugino. «Sono venuto per parlarti un po'», disse Pisciotta. La stanza era illuminata da una lampada elettrica appesa al soffitto. Le finestre erano spalancate sulla notte estiva. Giuliano stava in canottiera bianca. Aveva i pantaloni e i sandali. Portava la pistola alla cintola. Al polso aveva il cronometro d'oro che non lasciava mai. Presero 2 delle 10 sedie che trovarono nella stanza, si sedettero vicino alla finestra, si misero a discutere. Parlarono ancora una volta del miglior sistema per liquidare il banditismo, per chiudere una partita che durava da 5 anni e che non poteva essere protratta. Giuliano si mostrò del solito avviso. Voleva l'impunità, molti milioni, l'espatrio. «Ma non pensi che ci sono a Viterbo tanti poveracci che aspettano da te qualche cosa?» gridò a un certo punto Pisciotta. «Il tuo memoriale non è arrivato a niente. Saranno tutti condannati all'ergastolo. Voglio che Montelepre sia pacificata, capisci?» Pisciotta recitava una repugnante commedia. Sapeva benissimo che il cerchio della banda Giuliano era ormai chiuso. I carabinieri circondavano la casa. Egli non aspettava altro che il momento giusto per freddare Turiddu prima che egli potesse ucciderlo. Dovette aspettare più di 3 ore in quella stanza, faccia a faccia con colui che doveva sopprimere. Giuliano si infervorava nella discussione, cercava di far valere le proprie ragioni, contestava gli argomenti del luogotenente, non sembrava disposto a coricarsi. Pisciotta ritenne di aver partita vinta quando Turiddu, un poco stanco, si tolse la pistola dalla cintura, la depose sul comodino alla destra del letto. Posò sul marmo anche il fascio di biglietti da 1000 che teneva in una tasca dei pantaloni. Sfibbiò il cronometro dal polso, lo mise vicino ai denari. Con la maglietta e i pantaloni si stese sul lenzuolo. Pisciotta restò sulla sedia, in attesa del momento propizio per sparare sul re di Montelepre. A un orologio suonarono le 3 antimeridiane. Pisciotta pensò che da 3 ore Perenze aspettava con i carabinieri. Riprese la discussione fra i due, si inasprì. A un certo momento Giuliano dovette avere il sospetto d'essere stato tradito. Si voltò a destra, probabilmente per prendere l'arma sul comodino. Pisciotta approfittò di quell'attimo, impugnò la pistola mitragliatrice, sparò 2 colpi contro Giuliano. Quello mortale lo raggiunse sotto l'ascella. Turiddu si rovesciò supino sul letto. Aprì e chiuse 2 o 3 volte la bocca. Restò immobile. In quello stesso momento, appena udite le 2 esplosioni, i carabinieri sfondarono la porta di casa De Maria.
irruppero nella stanza, donde più tardi il cadavere fu portato nel cortile e sforacchiato con 2 raffiche di mitra. Pisciotta fuggì verso l'auto, lasciata poco lontano. Mise in marcia il motore, guidò la vettura personalmente fino a Palermo. Arrivato, se ne andò per i fatti suoi. 2 giorni dopo seppe che qualcuno aveva rivelato a Maria Lombardo, la madre di Giuliano, che il figlio era stato ucciso a tradimento da Pisciotta. Questi cominciò a non sentirsi più sicuro. Chiese di essere arrestato. Poco dopo lo rimisero in libertà. Dovette stare nascosto 5 mesi. Alla fine disse: o mi mettete dentro al sicuro o comincio a raccontare sulla piazza di Montelepre tutto quello che ho fatto. Indossò un doppio petto blu, si mise la cravatta di raso grigio perla sulla camicia di seta. Aspettò tranquillamente che lo venissero a prendere per portarlo nel carcere di Palermo. Voglio salvare i miei compagni dall'ergastolo, dice ancora, perché sono il loro capo. Aggiunge che se lo facessero evadere o lo cacciassero a forza fuori dal carcere di Santa Maria in Gradi, non accetterebbe la libertà. Mi metterei a sedere al margine della fontana, davanti all'assise, dichiara con occhi da fanatico, e aspetterei il presidente D'Agostino. Dovrebbe per forza rimettermi in gabbia. 23 aprile 1951. Il memoriale di Salvatore Giuliano sulla strage di Portella è tornato improvvisamente d'attualità al processo. Il racconto che il cosiddetto re di Montelepre mandò a Viterbo durante la prima edizione del giudizio, si è fatto rilevare, era addomesticato, non diceva tutto. La verità sull'impresa di Portella fu rivelata dal fuorilegge in un altro memoriale, più particolareggiato e più esteso, da cui quello di Viterbo venne desunto, scegliendo dal primo gli argomenti ritenuti utili in quel momento. Dove si trova adesso quel documento originario che potrebbe dire ai giudici delle assise molte cose sulla strage? Questo interrogativo è stato formulato dal difensore di Gaspare Pisciotta. Bisogna che il generale Ugo Luca, già comandante del corpo per la repressione dei banditi, venga a deporre in questo processo, ha sostenuto l'avvocato Anselmo Crisafulli, per illuminare i giudici su 4 circostanze. 1. Mentre Pisciotta era latitante, Luca stabilì rapporti diretti e personali con lui? E in quali condizioni? 2. Vuole dirci il generale Luca se chiese a Pisciotta di farlo entrare in possesso del vero memoriale redatto da Giuliano sui fatti di Portella? Cioè il documento da cui furono tratti i particolari contenuti nel memoriale minore arrivato a Viterbo? 3. Può dire il generale Luca se offrì o corrispose a Pisciotta la somma di 2 milioni per ottenere il documento? 4. Può dire il generale Luca se, durante le trattative, venne avvertito da Pisciotta di stare in guardia da Salvatore Giuliano, che manteneva contatti personali con funzionari di pubblica sicurezza e con agenti del Ministero dell'Interno? Ma il procuratore generale si oppone. Non ritengo necessaria la presenza del generale Luca nel giudizio. La strage di Portella accadde molto tempo prima che questi assumesse il comando del corpo per la repressione del banditismo. Per ora escludo che la presenza del generale Luca in quest'aula possa interessare il giudizio. 30 aprile 1951. Quello che mi preparo a raccontare sulla morte di Salvatore Giuliano sarà il più bel romanzo giallo del secolo. Temo però che non mi faranno parlare prima del 9 maggio, giorno in cui questo processo si trasferirà all'aula di Montecitorio. Alludendo stamane alla Camera, Gaspare Pisciotta si riferiva all'interpellanza che le sinistre hanno presentato per conoscere quale parte effettivamente sostenne il luogotenente di Turiddu durante la notte del 5 luglio. Codesta interpellanza ha reso da 2 giorni Pisciotta più nervoso. Balzare sia pure per un attimo dalla cronaca giudiziaria a quella politica, essere di scena in una discussione parlamentare, tutto ciò rappresenta una singolare sollecitazione alle ambizioni che gli fan credere d'essere il capo dei 31 imputati, chiusi nelle 2 gabbie. Il generale Ugo Luca non deve negarmi il merito del colpo di pistola con cui uccisi Salvatore Giuliano, soprattutto perché sa benissimo che liquidai il re di Montelepre senza trarne alcun vantaggio materiale. In attesa dell'apertura dell'udienza,
del processo per la strage di Portella? Così protesta Gaspare Pisciotta. Il generale Luca, in un'intervista concessa pochi giorni fa, ritenne di dover modificare la versione ufficiale fornita sulla morte di Giuliano subito dopo l'uccisione del fuorilegge. Ammise per la prima volta che Pisciotta fu dalla partita. Il luogotenente del re di Montelepre stette al fianco dei carabinieri durante la notte del 5 luglio. Entrato nella casa in cui stava Giuliano, fece attendere i militi appostati fuori per 3 interminabili ore. Ad un certo momento Pisciotta sparò contro Giuliano un colpo di pistola. Luca racconta che con quel colpo non freddai Giuliano, ha protestato stamane Pisciotta, con occhi da fanatico. Mi nega anche questo merito, dicendo che riuscì solo a ferirlo e che furono i carabinieri del capitano Antonio Perenze ad abbatterlo, quando Turiddu, inferocito, uscì nel cortile in cui fu trovato morto allorché si fece giorno. Per mettere queste cose a posto, aspetto che Luca venga qui a Viterbo, giuri, deponga come testimonio. Voglio proprio vedere se riuscirà a dimostrare di avermi dato una sola lira dei 30 milioni di taglia promessi a chi metteva fuori gioco Turiddu. Sono un bandito, sì signori, ma un bandito onesto. Quello che ho fatto non mi ha fruttato un soldo. 9 maggio 51. La nostra attività si ispirò sempre a idee politiche. Cominciammo con l'esercito indipendentista, continuammo dopo che esso fu sciolto. Questo concetto, che intende preparare il castello della difesa per i banditi di Montelepre, è stato ribadito con energia stamane da Frank Mannino, cui il presidente d'Assise ha rivolto un fuoco di fila di contestazioni. Giuliano non parlava mai di politica con noi soldati. Argomenti del genere li trattava con gli ufficiali. L'ufficiale nostro era Antonino Terranova, alla cui squadra appartenevo. Questi, per esempio, prima del fatto di Portella, ci disse che in vista delle prossime elezioni dovevamo essere molto attivi in favore dei monarchici e dei democratici. Giuliano ci assicurò, a mezzo di Terranova, che se le cose andavano bene saremmo tornati uomini liberi e saremmo anche entrati alla Camera dei Deputati. I sequestri di persona da noi compiuti erano serviti per raccogliere i fondi destinati alla propaganda. Così aveva detto Giuliano. Noi non percepimmo nulla delle somme versate dai commercianti e dagli altri industriali sequestrati. Ritenni che le azioni da noi compiute, per ordine di Giuliano, non ci sarebbero state contestate come delitti, qualora la nostra causa avesse trionfato. 11 maggio, mentre nell'aula della corte di Assise è rimbalzato con vari toni l'eco della discussione svoltasi ieri, alla Camera, sulla fine del re di Montelepre, la più singolare delle attività di Salvatore Giuliano, quello di propagandista politico, è stata rievocata dall'imputato Antonino Terranova, l'ex consigliere del fuorilegge. Giuliano, che parlava sempre con me dei suoi disegni e della sua causa, che diceva di sostenere, non era un uomo molto istruito. Aveva fatto la quinta elementare, sapeva scrivere, ma non era davvero un letterato. Una volta Turiddu doveva pronunciare un discorso alla radiotrasmittente che noi avevamo. Mi mostrò una quindicina di fogli. Vi si parlava contro il comunismo, contro la mafia, contro quello che succedeva in Sicilia. Mi accorsi subito che non era farina del sacco di Turiddu. Questo discorso che Giuliano doveva tenere durante la campagna elettorale del 1948 non fu poi pronunciato. La radio si guastò. Giuliano vi disse chi aveva scritto quel discorso? Me lo fece vedere soltanto e non disse altro. Terranova ha affermato in questo interrogatorio che quando Giuliano gli parlò dell'operazione di Portella, ove si doveva sparare contro i contadini, gli fece il nome di persone autorevoli che aveva alle spalle, cioè dei mandanti. Perché nella prima edizione del dibattimento tacque questo particolare? Terranova, un anno fa, quando si svolse il primo processo, Giuliano era vivo e Pisciotta libero. Tante cose dovetti tacerle. Per esempio, avrei voluto dire che il memoriale presentato all'inizio di quel primo processo, memoriale nel quale si diceva una certa versione dell'eccidio, non era autentico, ma me ne stetti zitto. 11 maggio 1951. In un'aula scarsamente affollata, in un'atmosfera a cui invano l'estrema sinistra ha cercato di dare animazione, hanno avuto oggi la loro eco alla Camera le rivelazioni fatte dal bandito Pisciotta.
Si domanda al ministro che cosa pensi delle rivelazioni di Pisciotta. Ebbene, ha rivelato Scelba, spetta al magistrato decidere sulle dichiarazioni di Pisciotta. L'autoaccusa del luogotenente di Giuliano costituisce un fatto delittuoso ed è quindi compito non della polizia ma della magistratura penale di occuparsene. 14 maggio 1951. Gaspare Pisciotta, riuscito stamane a salire sulla pedana per l'interrogatorio, dopo aver atteso per 20 udienze, ha finalmente vuotato il sacco sulle sue verità, scagliando accuse a destra e a manca, con un'irruenza selvaggia che lo ha fatto spesso cadere in contraddizione e ha messo a dura prova i nervi del presidente della Corte d'Assise. Sono innocente del sangue delle vittime di Portella. Respingo con disprezzo la parola strage che mi si contesta. Non sono un sanguinario, ho salvato tante vite umane. Al tempo dell'eccidio ero gravemente malato. Com'è che tante persone vi videro alla riunione che Giuliano tenne a Cippi, alla vigilia della strage? Quella riunione non è mai esistita e il memoriale di Giuliano che ne parla è una balordaggine che gli fecero scrivere. Non parlate di cose che non riguardano il processo. Riguardano me e la giustizia. Per dire tutto sono venuto fin qui. Nessun questore marzano mi ha mai arrestato. Mi sono costituito spontaneamente. Non ho venduto l'anima ad alcuno, quantunque mi siano stati offerti milioni. Feci parte dell'esercito degli indipendentisti siciliani, ma fummo tutti traditi dal duca Guido di Carcaci, dal barone Stefano Lamotta, da Concetto Gallo, da Andrea Finocchiaro Aprile. Quando, conclusasi la faccenda del Levis, vidi che Giuliano si metteva agli ordini dei monarchici e della democrazia cristiana in vista delle elezioni, lo diffidai di non ricadere nel vecchio errore. Ci avevano promesso l'amnistia se avessero vinto, l'espatrio in Brasile, nelle terre del principe Gianfranco Agliata, se avessero perduto nelle elezioni. Io mi separai dalle responsabilità che voleva assumersi Giuliano e da quelli che erano a contatto con lui. Conoscete i nomi di queste persone? Eccoli: Bernardo Mattarella, il principe Gianfranco Agliata di Montereale, l'onorevole Leone Tommaso Marchesano, Giacomo Geloso Cusumano. Quest'ultimo faceva abitualmente da ambasciatore tra Roma e il re di Montelepre, ma ai colloqui con Giuliano parteciparono a vicenda tutte e quattro. Furono loro a spingere Giuliano a sparare su quei poveretti della Portella. Io ero ammalato gravemente in quell'epoca, altrimenti avrei impedito il massacro, magari uccidendo quelli che sparavano. Rimessomi in salute, ripresi i contatti con Giuliano. Lo vidi a Parrini, presso Partinico. Mi fece leggere la lettera che Cusumano gli aveva portato alla vigilia della strage. Diceva pressappoco così: «Caro Giuliano, sai bene che siamo sull'orlo della disfatta del comunismo. Con l'aiuto vostro e nostro possiamo distruggerlo. Se la vittoria sarà nostra, avrete l'impunità per tutti». Cusumano disse che la lettera era di mano di Scelba. C'era la sua firma, la vidi io. La lettera è attualmente nelle mani del cognato di Turiddu, Pasquale Sciortino, che si trova in America. Fu arrestato dall'Interpol, poi venne rilasciato. Perché dopo la vittoria della democrazia cristiana nelle elezioni l'amnistia che vi avevano promesso non fu concessa? Mattarella e Cusumano andarono a Roma a chiedere l'adempimento del patto, ma Scelba rispose: «Non si tratta coi banditi». 15 maggio 51. Giravo per la Sicilia con un lasciapassare delle autorità che mi autorizzavano ad andare armato e a portare anche un cannone. Questa è stata una delle innumerevoli battute da smargiasso pronunciate da Gaspare Pisciotta. Ieri avete parlato di Giacomo Geloso Cusumano come di un ambasciatore. Non intendevo parlare di un diplomatico, ma di colui che teneva i contatti fra la nostra banda e i pezzi grossi che la manovravano. Il memoriale che Giuliano mandò lo scorso anno a questa corte è stato definito da voi balordo. Perché gli venne fatto scrivere per forza? Fu l'ispettore generale di PS Ciro Verdiani a indurre Turiddu a firmarlo, mettendo in opera il principe Gianfranco Agliata e Leone Tommaso Marchesano. Fu allora che io dissi a Giuliano: «Hai ceduto, guai a te, sparerò io stesso». E l'ho ammazzato,
come avevo promesso. È un memoriale più vasto, lo vedeste? Lo ebbi nelle mani 4-5 mesi prima della morte di Giuliano. Erano 20 fogli di carta a usobollo. C'era tutto il succo della storia della banda, dal tempo dell'esercito indipendentista. Non si facevano i nomi dei partecipanti all'impresa del 1 maggio. Era scritto tutto a mano. Lo consegnai personalmente al capitano dei carabinieri Antonio Perenze. Insomma, la ragione per cui uccisi Giuliano a Castelvetrano, la notte del 5 luglio, è proprio perché egli consegnò alla polizia il memoriale falsato e mutilato per mandarlo a questa corte. Nell'ammazzarlo provai dolore, ma ci aveva rovinati tutti. Perché deste il memoriale al capitano Perenze? Volevo far cessare questo scandalo e buttare acqua sul fuoco. Però poi mi accorsi che mi volevano giocare come hanno fatto con Giuliano. Ed eccomi ora qui, a giocare io con tutti quanti. Ho per esempio da mostrarvi la tessera che il colonnello Luca mi rilasciò con il nome di Giuseppe Farace e la mia fotografia, che mi autorizzava a girare per la Sicilia anche armato di un cannone. Andò mai a Roma? Vi andai per parlare con il ministro Mario Scelba, prima della morte di Giuliano. Mi accompagnò uno in borghese. L'intervista tra Giuliano e un settimanale milanese da chi fu organizzato? Dall'ispettore di polizia Ciro Verdiani. A Pisciotta fu offerto di espatriare. Il questore di Palermo, Marzano, mi fece attendere 48 ore a casa mia prima di venire a prendermi a Montelepre, quando decisi di consegnarmi. Giunse una sera verso mezzanotte. Mi portò nel suo ufficio a Palermo e disse: «Ho l'ordine di farti emigrare, ma ti consiglio di costituirti». Mi fece scrivere 3 lettere, uno per l'avvocato Bucciante, mio antico difensore, una al colonnello Luca, una al ministro Scelba.